Amici, sto giro sono finito sul giornale. No, non mi hanno querelato, non è una sanzione disciplinare. Tutta colpa dei bambini. Bambini, sì, sti bambini. Ma qual è il mestiere di un bambino? Un bambino deve potersi divertire. Il mestiere di un bambino è giocare insieme ai suoi coetanei, andare a scuola, divertirsi. Non ci pensiamo mai noi genitori, va sempre tutto bene, insomma, abbiamo tutti gli impegni quotidiani, familiari della nostra giornata e svegliali, fagli la colazione, portali a scuola, siamo in ritardo, c'è traffico, poi li vai a prendere a scuola, poi chi fa sport, il dopo scuola, chi va a judo, karate, calcio, le bambine che vanno a danza. E ci sembra di vivere questa vita e questa vita è la normalità. E invece la vita normale che la maggior parte, per fortuna, dei genitori insieme ai propri figli vive è un regalo, dovete godervelo questo regalo. Sì, perché ci sono dei bambini che fino al giorno prima conducevano proprio questa vita, tra virgolette, normale, facevano il mestiere che deve fare ogni bambino di questo mondo. Poi un giorno, papà non sto tanto bene, e ricordatevi sempre che voi papà, proprio oggi che è la festa del papà, il 19 marzo 2025, per quei bambini lì, fino a quando non diventeranno adolescenti e avranno altri interessi, voi siete i loro supereroi. E come dicevo, questo bambino un giorno vi dice: papà, non sto tanto bene. Cosa sarà? Magari la solita influenza, magari hai preso un raffreddore. Ma poi però questo malessere continua, quindi si va dal dottore, il dottore prescrive delle analisi e purtroppo capita delle volte che queste analisi diano delle bruttissime notizie. E purtroppo quelle analisi, le brutte notizie che danno sono queste. Purtroppo il bambino ha un brutto male, ha una leucemia, ha un linfoma, ha un tumore. E lì ti cambia tutto, lì ti accorgi che quella quotidianità che vivevi superficialmente, di tutti gli orari, scusate, mi emoziono, dicevo di tutti gli orari già prestabiliti, la sveglia, la colazione, la scuola, il doposcuola, a casa, papà, papà mi prendi in braccio, papà, papà giochiamo, e tu magari non hai tempo, no? E quindi tante volte gli rispondi anche, guarda, non posso, dai, lasciami stare, domani, domani, domani. E purtroppo quando ti arriva quella brutta notizia lì, il domani è oggi, anzi è il ieri, che purtroppo non ti sei goduto perché c'hai tutte ste cose da fare e non riesci a goderti bene il tuo bimbo, la tua bimba. Dicevamo prima qual è il mestiere di un bambino: divertirsi, giocare con i suoi amici, stare insieme agli altri, andare a scuola col suo trolley, col suo zainetto. Purtroppo quando un bambino è colpito da malattie del genere, la sua vita cambia, non può più condurre una vita normale da bambino. Come fai a dirgli a tuo figlio che non potrà mai più giocare insieme agli altri, non potrà più fare una festa di compleanno a casa sua insieme agli altri bambini, perché il suo sistema immunitario è talmente debole che qualsiasi contatto con l'esterno rischia di causargli, magari per un raffreddore banalissimo, dei problemi e dei problemi veramente gravi. Come fai a dirgli a questi bambini che non possono più andare al parco giochi? E comunque questi bambini ogni giorno purtroppo peggiorano perché da queste malattie da soli non si guarisce. E proprio per colpa di questi bambini qua che io sono finito sul giornale qualche giorno fa, domenica scorsa. Vediamo, per colpa di questi bimbi, cosa dice la stampa di me. Gabric, ispettore dei vigili a casa sua, ha la passione per i mattoncini. Con i miei video su YouTube dono Lego ai bambini malati. Il personaggio, addirittura un personaggio. Grazie bimbi.
Regala Lego ai bambini malati terminali, grazie agli incassi dei suoi video su YouTube. Gabric, ispettore della polizia locale, residente a casa sua, ha unito le sue passioni, la sicurezza stradale e i Lego. L'idea è partita circa 3 anni fa, racconta. Io sono un collezionista di Lego e con gli anni ho conosciuto tanti appassionati come me. Parlato con uno di loro, ho portato dei Lego alla Fondazione Maria Letizia Verga a Monza, dove ci sono bambini colpiti da gravi malattie. Ci va insieme ad amici cosplayer travestiti da supereroi. È stata un'esperienza umanamente incredibile. A me, da genitore di 3 bambini, mi si è aperto il cuore. È un nuovo mondo. Ho iniziato a elaborare un progetto per essere d'aiuto a questi bambini e il tutto è partito così. Gabric ha poi aperto un canale YouTube, Gabric Mock Maker, casa nostra qua dove siamo, dove ci stiamo parlando. Voi mi vedete, io guardo, non vi vedo, ma so che ci siete. Gabric Mock Maker, in cui parla del codice della strada. Attraverso le visualizzazioni dei suoi video riesce a raccogliere denaro che destina all'acquisto di Lego da regalare ai bambini malati. Parlo del codice della strada, spiego le norme piuttosto che le trappole più o meno nascoste che ci sono. Vedo che sta raccogliendo un discreto successo e sta crescendo. Vatti a vedere se sei nuovo da queste parti, perché ci sta che magari tu questo contenuto, YouTube è la prima volta che te lo manda, vai a vedere sul canale anche gli altri miei video. Sono sicuro che troverai qualche contenuto interessante, così almeno facciamo bene anche la nostra conoscenza. Continua l'articolo. Vedo che sta raccogliendo un discreto successo e sta crescendo, come si diceva. Intorno a questo ho costruito dei progetti per le scuole sulla sicurezza stradale. Sì, perché io vado anche nelle scuole, primaria e secondaria, quest'anno vado anche alla materna, all'asilo, a fare dei corsi ai bambini, gli insegno a come muoversi in modo più sicuro sulla strada. Oggi vi voglio dire veramente come mai io sono finito sul giornale, e anche colpa vostra, non solo dei bambini. Quest'anno ho prodotto la mia prima canzone, Lucido Lucida. Ti lascio il link in descrizione, vattela a sentire. L'ho prodotta per sensibilizzare il ministro Salvini sull'articolo 187, che se tu prendi un medicinale poi mi risulti positivo alle sostanze, ti trattano come uno di quelli che si prendono le sostanze a scopo ludico. E invece tu prendi delle medicine perché hai male, stai soffrendo. Non mi sembrava giusto e quindi abbiamo fatto questa canzone. Vattela ad ascoltare, condividila sui tuoi social, tra poco uscirà anche su Spotify e le altre piattaforme di streaming musicale. Spammala in giro un po' dappertutto, ascoltala a manetta in macchina con giù i finestrini. Adesso viene la primavera, spero, ieri pioveva, oggi è bello, domani danno ancora pioggia, ma arriverà prima o poi la primavera. Falla sentire a più persone possibili. Continua l'articolo. Lo scorso anno sono riuscito a portare decine di set Lego nel reparto oncologico pediatrico del Maria Letizia Verga di Monza. Sono momenti forti, ricchi di pathos. In cuor tuo sai che tanti di quei bambini probabilmente non li rivedrai all'iniziativa successiva. Purtroppo è vero, amici, io ci metto sempre almeno una settimana, 10 giorni quando torno dall'ospedale per rientrare un attimino psicologicamente, perché sono cose veramente che ti segnano. In ogni caso, la serenità di quel momento, la gioia di ricevere un regalo, di vedere i personaggi della TV, i loro supereroi, dà a questi bambini una forza incredibile. Sono solo poche ore di serenità per loro e per i genitori. Io, quello che mi colpisce di più sono i genitori, perché vedo che grazie a questo dono che noi gli facciamo, riescono a passare, perché è ovvio che il bambino gli dà il Lego, non è che lo porta a casa, lo monta subito, lo apre. Quindi immaginate il reparto dei hospital del Verga si trasforma in un'aula magna, in un parco giochi dove ci sono tutti i bambini con i genitori, chi sul divanetto, chi sulla sedia, chi per terra, con i Lego aperti che li montano. E li montano mentre aspettano di andare a fare la chemio. Quindi quella mezz'oretta lì che costruiscono il loro giocattolo, per loro è un estraniarsi da quel momento, da quella realtà purtroppo brutta. E io quando li guardo, vi giuro, cioè, mi sciolgo. Quest'anno andiamo il 12 di maggio
Io 2 giorni fa, neanche 2 giorni fa, ho lanciato una raccolta fondi con un link PayPal, un money box dove PayPal ti dà la possibilità di raccogliere, chiunque può donare a quel link, se hai PayPal, l'account PayPal, puoi donare, chi dona 1 euro. C'è stata gente che mi ha donato 216 euro, ma io apprezzo anche quello che mi dona 1 euro, perché è una cosa che va fatta col cuore. Ovviamente ti lascio anche il link di PayPal in descrizione. Vuoi aiutarmi? Il 12 maggio vado? Puoi donare. Comunque, continua l'articolo, anzi conclude. Dopo sono cose che ti segnano dentro. Ci vogliono giorni per superare l'emotività di quei momenti. E conclude dicendo, anche questa è un'altra cosa importante, in questi giorni Gabric prepara la marcia del Kepi Blanc, la marcia della legione straniera per ottenere il famoso Kepi Blanc, quel cappellino bianco che hanno loro. È una marcia di 60 km con uno zaino di 40 kg, sì, mi passerò questo bello piacere. Sarà filmato e pubblicato sul suo canale YouTube per raccogliere altri fondi. Amici, io vi ringrazio perché fino ad oggi, grazie al monetizzato YouTube, ho raccolto una bella cifra. Sappiate però che renderò conto a tutti quelli che in qualche modo tramite il super grazie, sì, perché anche tramite quel tastino sotto, vedi a forma di cuore nei messaggi, tu puoi donare 1 euro, 2 euro, quello che vuoi, e lasciare un messaggio. Io ovviamente ti risponderò subito, lo metterò sempre in primo piano, man mano che arrivano i super grazie li metto in primo piano nella sezione messaggi. Oppure puoi donarmi, tra virgolette, offrirmi un caffè con l'applicazione Ko-fi, anche questa te la lascio in descrizione. Anche lì puoi offrire. Tutti i soldi che io raccolgo con queste donazioni dirette, io li uso tutti e ve ne darò conto il 12 maggio, quando faremo una diretta direttamente dall'ospedale, scusate, direttamente il gioco di parole, vi giuro, sono emozionato, sono finito sul giornale per merito di quei bambini, non è colpa loro. Io gli voglio bene, davvero, non vedo l'ora di andare. Quindi concludo dicendo grazie ancora, ma veramente 1 milione di volte grazie a tutti quelli che fino ad oggi hanno donato. 1 milione di volte grazie anche a chi non ha donato, perché mi rendo conto che sono momenti economicamente difficili un po' per tutti, e hanno anche solo guardato i miei video. Sì, perché ogni 1000 visualizzazioni di qualsiasi dei miei video mi generano degli introiti grazie a YouTube, a Google, che io raccolgo, mi vengono pagati mensilmente, ogni 2 mesi, raccolgo e uso, come ho promesso l'anno scorso, per comprare i giocattoli Lego che poi porto ai bambini. Io vi lascio tutto in descrizione. Iscriviti al canale, perché tra qualche giorno io farò questa marcia di 60 km e la farò per raccogliere ulteriori fondi. Quindi, importantissimo, metti like ai miei video, lascia un commento, condividi con altre persone i miei contenuti, iscriviti al canale, se ti va puoi anche abbonarti con 1,99 € al mese, praticamente il costo di un caffè corretto, sostieni questa mia iniziativa. Vi dicevo, neanche 2 giorni fa ho lanciato questa raccolta fondi e abbiamo già raccolto praticamente 1.000 euro solo lì, più quelli del monetizzato YouTube, più quelli delle donazioni dirette. Amici, quest'anno al Verga arriviamo là con dei carrelloni pieni di Lego. Seguite il canale, ci sarà la diretta il 12 maggio, farò ovviamente anche un video classico per rendere conto di questa cosa, perché mi piacerebbe avervi tutti lì con me quel giorno lì, così che possiate vedere veramente quello che c'è scritto sulla stampa e quello che vi ho detto, l'emozione di questi bambini, la bellezza. Ovvio, non riprenderò dei minori e non riprenderò delle persone che in ogni caso non sono lì a ridere e a scherzare, ma sono lì per fare delle terapie, delle chemioterapie. E quindi cercherò in qualche modo di offuscare i volti dei bambini, dovrò aspettare che i genitori mi daranno la liberatoria per l'uso delle immagini e soprattutto la Fondazione Verga mi autorizzi a farlo. Ma sappiate che la diretta dall'esterno dell'ospedale, nelle parti nell'ospedale dove potrò farla, sarete lì con me, sarete lì con noi, con me, con l'amico Christian Fangarezzi e con gli amici cosplayer. Io vi mando come sempre un grandissimo abbraccio. Alla prossima, amici!